collaborazione con Consorzio Tutela Lambrusco Doc. Siamo con Paolo Tirelli, presidente della cantina di Puglianello. Raccontiamo la storia della vostra realtà. Cantina Puglianello è nata nel 1938 da 5 viticoltori che si sono messi assieme e dal 1938 ad adesso è rimasta nella stessa sede. Chiaramente si è ampliata, nel corso del tempo ha assorbito anche la cantina di Coviolo, quindi adesso sarebbe cantina di Puglianello e Coviolo. La cantina di Coviolo per adesso è solamente un patrimonio perché non viene utilizzata. I soci che attualmente costituiscono la cantina sono circa 180, 200 soci, per un totale di conferimenti che si aggira attorno ai 30-32 mila quintali di uve. La caratteristica dei soci è quella di essere soci che hanno vigneti quasi tutti sulla pede, collina e collina fino a circa 400 metri di altitudine. La cantina è una cantina che, parlando solamente di numeri, con 32 mila quintali adesso riesce a produrre circa 1,5 milioni di bottiglie, quasi la metà delle quali vanno all'estero. Noi abbiamo clienti in oltre 40 paesi nel mondo. Il nostro prodotto è un prodotto che chiaramente rispecchia appieno quelle che sono le caratteristiche delle nostre colline, quindi i colli di Scagnani e di Canossa. Ecco, qual è la filosofia della cantina di Puglianello? Beh, la filosofia è quella che ci siamo dati da tempo di fare delle produzioni di alta qualità, perché i nostri soci richiesto e con questo vengono anche premiati nella loro produttività di coltivare delle uve che la cantina riesce a vinificare e riesce a commercializzare al meglio. Tant'è che il 70% ancora dei soci più o meno vendemmia a mano e per noi è solamente un pregio, perché l'enologo in questo modo riesce ad ottenere dei risultati nella vinificazione che danno delle garanzie di prodotto elevatissime. Abbiamo parlato di export, che circa la metà delle bottiglie vengono esportate al di fuori dei confini dell'Italia. Curiosità, in quali paesi esportate e le esportazioni un po' più curiose, se è possibile? Beh, le esportazioni, oltre a essere nei paesi più conosciuti, quindi dagli Stati Uniti al Sud America, oppure Russia, oppure paesi dell'Est, o addirittura nel Sud-Est asiatico, eccetera, i paesi che a me fanno più effetto sono paesi tipo il Kazakistan, tipo l'Honduras, tipo il Kenya, che sono paesi che uno che non è del settore non pensava addirittura che il vino fosse un prodotto così interessante, insomma. Chiediamo proprio a Paolo Tirelli anche quali sono i vitigni da cui poi si parte e si ottiene il vino della cantina di Puglianello. Premetto che le uve che piantano sono tutte uve che devono essere concordate con l'enologo. Noi facciamo produrre solamente delle uve che rispondono alle richieste della nostra produzione. I Lambruschi, in particolare il Lambrusco Montericco, che vinifichiamo in purezza oppure vinifichiamo con altri Lambruschi, il Lambrusco Barghi, il Lambrusco il Grasparossa, il Lambrusco Maestri e poi via via. Sicuramente, passando alle uve bianche, un riferimento particolare va fatto alla spergola, visto che siamo nel comprensorio dei colli di Scagnani e di Canossa, e quindi la spergola, la nostra spergola, ci tengo a dire la nostra spergola di questi colli perché l'areale specifico della spergola sono queste colline, è un prodotto che ci sta dando enormi soddisfazioni anche all'estero, a dire la verità, e quindi cerchiamo di continuare a far sempre meglio, insomma. Siamo con Simone Barozzi, responsabile commerciale marketing della cantina di Puglianello. Innanzitutto, quali prodotti possiamo trovare qui? La cantina oggi lavora a diverse tipologie di uve che nascono sia dalla collina, quindi all'interno dei colli di Scagnani e Canossa, come può essere la spergola, che è il vitigno principe, il Grasparossa, il Lambrusco Montericco, il Cabernet Sauvignon, ma anche uve tipiche della nostra area produttiva, quindi il Lambrusco, Marani, Maestri, Oliva, Barghi, eccetera, eccetera. Come potete vedere alle mie spalle, la cantina oggi produce una serie importante di etichette, che nasce appunto, il motivo per cui ci sono tante etichette nasce dal fatto che noi cerchiamo di differenziare un po' la nostra produzione, chiaramente ottenendo dei vini solo da un vitigno oppure facendo blend di più vitigni. Questo è utile anche per cercare di offrire diverse tipologie a diverse tipologie di clienti.
e come ad esempio i clienti privati magari sono alla ricerca di prodotti un po' più economici, oppure una linea dedicata alla ristorazione con prodotti di nicchia, dove selezioniamo appunto le uve in arrivo durante la fase vendemmiale e produciamo piccole quantità di produzione con un'alta qualità. Oggigiorno la cantina vende sia in Italia, il primo consumatore è il cliente privato che conosce l'azienda e che ha una storia importante di oltre 80 vendemmie, ma riusciamo a piazzare i nostri prodotti con diverse etichette anche in giro per il mondo. E questo ci riempie di enorme soddisfazione perché riusciamo a espropriare, no, il termine del Lambrusco e soprattutto una tipologia di vino che all'estero è conosciuto con una media bassa qualità. Parliamo anche dei tanti premi riconosciuti alla cantina di Puglianello, l'ultimo datato pochi mesi fa addirittura, forse anzi pochi giorni direi. Sì, l'ultimo premio che ci riempie d'orgoglio è una bella medaglia a Decanter. Decanter è una testata di origine londinese ma che ha veramente un ampio raggio internazionale. Molti distributori oggigiorno acquistano e ampliano i loro portafogli grazie ai risultati che questa sessione che si fa ogni anno e quindi i risultati che si ottengono. Ma questo è solo uno dei tanti premi che la cantina per fortuna riesce a ottenere sia a livello internazionale che a livello nazionale. Parliamo anche di un vino particolare che ha anche riferimenti storici legati al territorio, dico bene? Sì, noi siamo molto orgogliosi di produrre e di pubblicizzare, grazie alla spinta della cantina Puglianello, ma anche di altri produttori locali delle colline reggiane, la Spergola, che è un vitigno autoctono, uno dei tanti vitigni autoctoni del nostro territorio nazionale, ma che ci vantiamo, ci sentiamo essere vivo e presente qui nel territorio reggiano. Stiamo parlando della Spergola, Rocca Bianello. Questa è una delle vinificazioni che facciamo con questo vitigno, è un bianco leggermente frizzante, il nome Rocca Bianello trae origine appunto da questa residenza, da questo castello estivo di Matilde all'interno proprio del comune di Quattro Castella dove noi risiediamo. È un bianco frizzante, 11 gradi, secco, da un paio d'anni lo abbiamo proposto in una versione biologica, quindi siamo riusciti a convertire i nostri soci e portarli ad agricolture biologiche proprio per accentuare e sottolineare la qualità a cui vogliamo arrivare con questo prodotto. È un bianco da utilizzare sia come aperitivi ma anche a tutto pasto con questo colore giallo paglierino, queste note e sentori di fiore bianco con un buon bilanciamento tra acidità, quindi tra parte zuccherina e acidità.